Ma intanto partiamo a capire un attimo che è Eva Pierrakos, perché forse è stato, come dire, detto velocemente. Nasce a Vienna nel 1915 e fu una celebre sensitiva di origine austriaca che canalizzò gli insegnamenti di una guida spirituale. Nel 1967, aveva intorno ai 50 anni, aveva incontrato John Pierrakos, che è il fondatore della Cora Energetica, di cui io ho fatto 10 anni con la Cora Energetica, sono stato counselor, quindi ho vissuto un aspetto psicoterapico del profondo molto forte, che ha delle connotazioni della Gestalt, quindi di un approccio di psicodramma anche che si fa in gruppo, dove tutte queste realtà, diciamo, vengono vissute corporealmente, a livello emozionale, con espressioni molto intense anche fatte nel gruppo. Eva però porta un filone spirituale all'interno di John che viene un po' da Reich e quindi da un filone molto interessante con le strutture caratteriali di cui appunto le personalità abitative, eccetera. Si sposano insieme e creano la comunità spirituale Phoenix Patchwork Center a New York, è a 2 ore da New York nella parte nord, da dove iniziano a diffondersi le pratiche di lavoro suggette dalla guida. Dal 1957 al 79, anno della sua morte, la guida diede attraverso di lei 258 lezioni, che sono il fondamento della pratica di lavoro dello straordinario cammino spirituale denominato il Sentiero. Queste lezioni vengono state poi prese in inglese, estrapolate e sono stati creati diversi libri di cui troviamo all'edizione di Crisalide, troviamo diversi libri con diversi titoli, ma è stato come preso, assemblato i diversi pezzi un po' di con similitudini e messi insieme nei vari libri. Da un punto di vista, diciamo, logico, è meglio seguire le lezioni dall'uno all'ultima volendo, perché c'è tutto il percorso del gruppo che segue una realtà e della coscienza anche che aumenta. Però hanno fatto questa scelta editoriale e quindi avete trovato il sentiero, il male come trasformarlo, diversi libri interessanti, che però sono degli assemblamenti. Ovviamente è online, è tutto disponibile, tutte le lezioni non abbiamo visto e quindi fatte anche bene anche con audio e video, quindi si può lavorare tranquillamente. Su cosa adesso mi soffermerò? A me è piaciuto molto il tema il significato del male e come trasformarlo, che è la lezione 184. A parte questo, diciamo perché mi interessa, perché sul male è stato fatto veramente una grande confusione. Nella storia dei tempi, nelle epoche della dicotomia sempre del dualismo tra bene e male e tra tutte le religioni, anche i credi, dove il male è una connotazione chiara da combattere in sintesi, cioè il combattimento del male è per livello della Terra al 99% del pensiero che entra proprio a livello di sinattico anche nelle religioni, nei credi, a parte qualche forma di religione più illuminata che riesce a uscire da questo concetto e ne vede una globalità, taoismo, buddismo, altre forme, no? Ma altri invece sono proprio, scindono la questione e ne fanno proprio un aspetto concreto. Quindi bisogna accettare il male e non respingerlo, perché l'idea del male è qualcosa che ovviamente è intrinseco in noi, ma guardate solo le malattie anche, dobbiamo uccidere la malattia, abbiamo anche complessità, capire perché noi abbiamo sempre una reattività sociale, giornaliera di qualcosa che non ci va, di qualcosa che è negativo, di esternamente qualcosa da opporsi anche, no? Parliamo di guerre, parliamo di malattie, parliamo di gente inconsapevole, tante situazioni che viviamo, quindi questo male esiste, c'è, in qualche modo bisogna difendersi, rafforzarsi ed è questo il risultato, cioè quello che vediamo nel mondo. Noi abbiamo un potere creativo universale, ecco, ripete la guida più volte questa cosa, che è complesso da capire, c'è un flusso continuo di energia vitale che è dentro di noi ed è un flusso divino che continua a sbocciare in noi e crea quella lila, quella realtà di esperienza continua e fluida, diremo così, in principio. Ma quando non comprendiamo la lezione che sta dietro il male, che così consideriamo, blocchiamo questo flusso. Ora, intanto, che cos'è questo male? Perché la chiave non è tanto, diciamo, di connotare il male come qualcosa esterno, ma è riconoscere la propria energia distruttiva che si oppone al concetto del flusso. Più abbiamo delle contrazioni interne e un'energia distruttiva internamente, questo si oppone al flusso, il male si intende questo, cioè una specie di deviazione del flusso, come se mettessimo delle dighe alla Kundalini, no? L'energia che scorre, mettiamola questa visione, poi mettiamo delle dighe, delle sovrapposizioni. Se neghiamo
Se neghiamo il motivo di questo blocco, questo aumenta sempre di più. Noi abbiamo molte esperienze su questo tema, che nel momento in cui tu blocchi energeticamente in certi lavori, no? Blocchi la situazione va esponenziale quanto diventa problematica. Quindi essere consapevoli dei propri pensieri che boicottano, che fermano, che iniziano ad avere quella contrazione interna è la chiave di iniziare a comprendere come ricreare il flusso. Tuttavia bisogna accogliere il male che è in noi senza cadere nell'autoassoluzione, ecco qua i primi tranelli, dando colpa agli altri, né autoindulgenza e fuga. Perché nel momento in cui facciamo un'autoanalisi di noi possiamo dire, ma sì, dai, vabbè, ok, ho fatto sta cazzata, cosa vuoi che sia, no? E questa è l'autosoluzione veloce? No, perché questa non incorpori, diremo, il tema e lo puoi trasformare, perché è un'energia del flusso che in qualche modo ha giustamente voglia di esprimersi, viene dalla nostra consapevolezza relativa frenata, ha degli effetti, bisogna velocemente comprendere come mai stiamo creando quegli effetti. Se invece non c'è questa consapevolezza che richiede vigilanza, richiede alzare la vibrazione, richiede farsi aiutare dalle forze superiori, cioè non è un processo così automatico. Allora, ma come possiamo riuscirci? Vediamo i punti fondamentali. Dopo tutta la lezione, che è stata abbastanza complessa, il finale fa un esempio unico, almeno lì era la discussione. Per fortuna che lo fa, perché ho preso quell'esempio e l'ho aperto un attimo la spiegazione che faccio adesso, che comprendiamo bene i passaggi. Allora, immaginiamo che ti viene l'impulso a spendere. Io dico troppo di sprecare, no? E mettiamo questo fattore. Tu a un certo punto vuoi spendere, vedi una cosa su internet, ma sì, fai lo compri, però non è che sia veramente utile o costa di più di quello che potresti. Cioè, un po' una compulsione, diciamo di così, a livello di sprecare, di sprecare energia per qualcosa. Il primo punto fondamentale per ricominciare a lavorare su questo livello è ammettere di avere dei tratti di male dentro di sé, cioè, ossia, gli effetti sono o neghi di farlo, dice ma no dai, però in questo modo ti senti anche responsabile, ti senti male, inizi a giudicare gli altri, vedete gli effetti che possono creare. Allora, tu hai avuto un impulso e poi dici guarda quello lì è ricco per niente perché tu ti stai negando. Quindi la negazione o ti dici no, a sto punto vado, lo faccio, chi se ne frega, poi hai sensi di colpa, ti viene la paura, inizi a dire che non sei capace di amministrare, cioè non ne esci vivo, cioè no, tu avevi un impulso di fare questa cosa e gli effetti successivi sono il male che comincia a defluire il flusso di che cosa? E qua è interessantissimo osservare che all'origine ci sono correnti energetiche buone e piene di vita, ossia in realtà c'è un pensiero legittimo di espansione e di fare nuove esperienze. Nel senso che se tu vuoi comprare qualcosa è perché tu hai voglia di gioire dell'abbondanza della vita e vuoi gioire anche della creatività che la vita ti dà, e hai un impulso a fare esperienza, sei curioso, cioè c'è un impulso della vita che vuole conoscere una realtà, farla sua e anche gioirne di questa realtà. Non respingere la parte vitale, non respingere la parte vitale, ma incorpora l'essenza di questo desiderio senza mettere in atto la sua distruttività. In questo modo riuscirai ad essere realistico e non frustrato. Ma già qua bisogna fare una lezione solo di questo. Non respingere la parte vitale incorpora l'essenza di questo desiderio e dovresti essere consapevole intanto di cosa stai combinando e di tutte le parti interne che stanno lottando. Se riesci però a essere consapevole e inizi ad andare in profondità, che il tuo impulso vitale è sano, è onesto, che spendere una cosa che ti può piacere è anche farti un regalo, o vuoi gioire vuoi comprare una bicicletta, vuoi gioire perché vuoi andare fuori a farti dei bei giri in campagna e ti piace questo. Però compri la bicicletta che costa 3.000 euro, non hai i soldi per 3.000 euro e chiedi dei prestiti, però fai una cosa che è anche sovramontata perché vuoi avere l'ultimo grido, ti bastava una bicicletta da 200 euro, intanto facevi le tue belle esperienze. Che cos'è che c'è? Che la forza e l'energia di espressione, di andare in campagna, di sentire l'abbondanza della vita, di sentire l'aria nei capelli, puoi farlo anche in un modo contenuto, perché l'essenza è quella, sei tu che incominci a avere una sovramontatura su ciò che è il vero bisogno. Il piacere duraturo si collega però all'autodisciplina e all'autoresponsabilità. Eh, quindi non è semplice questo passaggio perché ci vuole un,
una gestione delle proprie emozioni, una gestione dei propri impulsi interni, in cui tu riesci a svestirli velocemente di tutto quelli che sono i connotati appunto devianti che porteranno tutti quei sensi frustrati, e quindi hai l'essenza di dire della gioia, del fatto di muoverti, e sei distaccato anche dal concetto in sé. È come dire, se io l'abbondanza la sento, già la sento, voglio arricchirla un po' di più, mi compro, chiamo degli amici, facciamo una torta in casa e già l'abbondanza ancora di più. Non è che devo fare la festa all'ultimo dell'anno, devo andare alla festa di quel chissà dove per spendere miliardi, perché allora lì c'è l'abbondanza. È come se non riesco a vedere l'abbondanza. Sì, ma per vedere quell'abbondanza tu vuol dire che stai quasi santificato, perché vedi quanta bellezza c'è intorno a te, quanto ti è stato donato, quanti doni continuamente ci sono. Quindi qua c'è un presupposto che devi aumentare la sensibilità anche di vedere tutta la vita come ti sta dando, per diminuire quello sclerosi della mente che va in tutte le sue dimensioni di tensione, di cui se non le guarda sono sempre maggiorazioni, sempre peggiorativi. Se dici voglio gioire della vita, osservi che c'è abbondanza in tutto l'universo, ci sono molti modi per esprimere se stessi, e comprendendo questo troverai un modo equilibrato nel farlo senza interrompere la corrente del flusso vitale, aumentando così la gioia e la voglia di esistere. Questo è fondamentale per liberare il flusso che altrimenti si ristagna o putrefa se non lo trasformiamo. Bisogna sapere che il male, ossia la contrazione, si manifesta in forma indesiderabile all'inizio, ma ha in sé tutta la manifestazione della vita. Questo è importante, cioè la nostra contrazione non è piacevole, quindi il male si manifesta all'inizio in forma indesiderabile. È che noi di questa cosa qui poi continuiamo a resistere, e la resistenza lo fa diventare qualcosa di non digeribile, non trasformabile, perché le concause di tutte queste tensioni creano tensioni anche nel mondo esterno che ti rinnovano questa tensione interna, e tutto questo è un aumento con tutti gli effetti di secondari che arrivano. Quindi è importantissimo avere l'idea chiara che bisogna andare in profondità a questi effetti. Ma quali sono i tratti maggiormente responsabili del male? Andiamo a fondo di che cosa sono. Allora, e questo è interessante perché dice non è l'odio distruttivo, perché l'odio distruttivo o tutte le forme di brutalità che ci possono essere sono gli effetti visibili, ma ciò che è ancora più subdolo e più nascosto è molto più pericoloso. E quali sono questi? Parla per primo di volontà egoica. La volontà egoica è il precetto iniziale di tutte le distorsioni del flusso, che rende rigidi, ti porta ad essere uno stato superiore, la realtà deve essere a modo mio, e insisti che sia così. Attenzione, la realtà deve essere, quindi tu non stai accogliendo la realtà per quella che è, non sei nel flusso del donare tutto quello che arriva, ti vuoi contrapporre, insisti in un modo, ti senti superiore al fatto che vuoi una cosa e non accogli ciò che invece è la realtà che si sta ponendo, e questa è la risposta della direzione del flusso. Io ho aggiunto anche che bisogna avere più mitevolezza, cioè il discorso che facciamo con Veronica, anche è farsi da parte, no? Diventare più miti e riuscire a reggere tutte le tensioni esterne, perché guardi oggettivamente ciò che serve, ciò che è utile, ciò che veramente si pone davanti, non che c'è la mia volontà. Quindi il male più grande è la volontà egoica, quindi qua siamo messi male perché siamo tutti sempre molto che vogliamo emergere in una situazione che viene fuori e non che guardiamo realmente che cosa serve in quella situazione. Secondo punto è l'orgoglio. Non voglio avere in me questi tratti orrendi. Cioè, allora, quando scopri qualcosa di te, c'è una forma di contrazione e dici no, no, io no. O quel discorso di prima, passi velocemente o ti annichilisci ma in depressione, insomma, altre forme, no, per dire. Bisogna avere umiltà, che è una molto complessa, e la mettevolezza che parlavamo prima, e la flessibilità anche. Quindi l'orgoglio devi metterlo da parte e guardare effettivamente questa cosa ce l'hai, la stai portando avanti ed è parte di te. Terzo punto, la paura. Paura di essere così e di accettare la bruttezza che poi ti schiaccerà, e sarà la fine anche. Se tu fai vedere effettivamente come sei, che puzzi, in un certo senso questa cosa non avrà fine. Ti vergogni profondamente di questo? No, ci vuole coraggio in questo senso, attraversare questa vergogna, questa puzza, per andare in fondo, essere sinceri con sé e vederla. Perché tutti conosciamo cosa vuol dire quando si è sinceri, quando si è veri, che l'energia ritorna.
Tutti conosciamo che quando uno ammette delle cose di sé, non è che va in mille pezzi, ma diventa ancora di se stesso più dignitoso e la dignità degli altri aumenta poi di più perché ti riconoscono. Non notiamo, nella nostra vita è successo questo, no? Nel momento in cui ci apriamo, diciamo le cose o ammettiamo qualcosa, non è che per quello sei diseredato e esiliato, cioè dentro di te dici ok, sono umano, ma quell'umanità ti fa forte, questo qualcun altro ce ne parlava. Quindi queste sono le parti più complesse, quindi se neghi la bruttezza non ti permetti poi la bellezza di essere pienamente e così non riesci neanche a vederla negli altri. Allora, è interessante le trasformazioni, perché l'odio si trasforma in amore, la crudeltà in sana aggressività o autoassertività. Notiamo che le forze propulsive interne, hanno una natura divina, di flusso. Se sono contratte, creano una natura, diremmo così, deviata e che fa male. Ma se riesci a portare all'ottava superiore, diremmo così, hanno tutte una forma, la stagnazione diventa gioia e piacere. La stessa forza che ha un motivo di vitalità, quando è sciolta, e questo nella core energetica, per esempio, si faceva con la rabbia. Il terapeuta ti prendeva, ti faceva digrinare i denti, sbattevi contro un cubo, urlavi contro qualcuno, ti veniva una forza incredibile. Dopo stavi bene, sentivi che volevi massacrare quella persona, ma cosa succedeva? Che stavi contattando tutta la rabbia che c'è dentro e il flusso di energia compressa che in qualche modo doveva uscire. Quando questa cosa esce, poi stai bene, ti senti pacificato e ti viene quella commozione, quel dispiacere, quella comprensione, perché hai tolto quel tappo di copertura che la rabbia poi crea freddezza e crea una specie di maglia energetica. Quindi il terapeuta andava proprio con le dita anche ad aprirti la maglia, c'è un discorso energetico che io ho vissuto e subito, diremo così, per anni, però devo dire la verità che una volta che tutta questa cosa si sfogava erano dei pianti infiniti, con tutta la tristezza profonda, vedere tutte le maschere personali che si mettevano davanti e quindi poi un risveglio di amore, di bellezza. Quindi è paradossale che dietro la cortina di tutte queste nostre fasi di ci sta la bellezza della vita. Non è però nell'essere buoni, ma comprendere il male interiore e non negarlo, ma riconoscerlo. Cioè, quindi non è diventare moralisti o dire io faccio il bravo adesso, no, è sempre ascoltare dietro che cosa ti pone e che impulso hai per chi ti chiudi, cioè l'autoanalisi qua è fondamentale. Ecco, ho detto anche prega affinché possa avere una guida in tale scopo, cioè la preghiera, il continuo aiuto perché tu possa essere consapevole della scenografia esterna è importantissima perché se no è un labirinto troppo alto. Non per niente ci sono terapeuti, ci sono corsi, situazioni, però l'autoinganno su questi aspetti e continuare a recriminare che è colpa dell'altro, che quindi che è colpa di così, la società non funziona così perché sono tutti autoinganni, bisogna comprendere dove sta la contrazione, sempre su quei livelli e liberarli. Tutto è un processo e tutto è utile e tutto è perfetto. Questo è il finale, quindi tutto è un processo, tutto è utile e tutto è perfetto, così come si svolge in questa comprensione, sciogliere, andare alla parte egoica, vedere ogni tensione che ti arriva c'è una motivazione, il male di per sé non esiste, è una specie di filtro che mettiamo dovuto a una contrazione interna per aver impedito una sana vitalità. È come il bambino quando è piccolo dice voglio giocare, che bello, che fa casino così, per noi no, stai zitto, no, stai zitto, no, cosa fai? Questo ci insegnavano sempre una cosa del genere, no, stai zitto, cosa fai? Quindi quell'interruzione di fiato, no? Quell'interruzione di fiato vuol dire poi respiro alto, vuol dire tutte le contrazioni che ci sono nella persona e vuol dire, perché era molto legato all'orgasmo, anche lì toccava questo aspetto, che poi a livello orgastico la persona non riusciva a godere, non riusciva a lasciarsi andare, perché tutte queste imposizioni della spontaneità del bambino, che è la gioia di vivere, vengono tutte non adeguatamente con l'autodisciplina e l'autoresponsabilità portate in un processo sano. Noi siamo continuamente bloccati anche da un sistema esterno di giudizi, quindi è complesso anche liberarsi se tutto intorno non ti libera.